Ciao a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Il protagonista della nostra storia di oggi è Can Yaman, un attore che nel giro di pochi anni è passato dall'essere una promessa della televisione turca a diventare un'icona internazionale. Ma dietro la fama, dietro i set luccicanti e le copertine patinate, c'è un uomo che ha affrontato sfide, ha vissuto alti e bassi e ha preso decisioni che lo hanno portato a reinventarsi più di una volta. Chi è davvero Can Yaman? Per capirlo, bisogna partire da molto lontano. Da Istanbul, dove è nato, cresciuto in una famiglia modesta ma colta, tra sport, studio e grande determinazione. La sua formazione da avvocato, con risultati eccellenti, è stata solo la prima tappa di un percorso che si sarebbe poi rivelato totalmente diverso. In un'intervista recente, Can ha raccontato un episodio molto emblematico. Dopo 6 mesi passati a lavorare in un prestigioso studio legale, si è reso conto che quella vita non gli apparteneva. Troppo statica, troppo lontana dal suo modo di essere. Così ha lasciato tutto, ha preso un aereo per Bodrum e si è concesso una pausa. Una pausa che, come spesso accade nella vita, è diventata una svolta. Proprio lì ha conosciuto una persona che lo ha introdotto nel mondo dello spettacolo. Da quel momento, tutto è cambiato. Ha cominciato a studiare recitazione, a lavorare duramente su se stesso, a mettersi in gioco. E nel giro di poco tempo, è diventato uno degli attori più richiesti del panorama turco. Con Erken Çikus, accanto a Demet Özdemir, Can ha conquistato non solo il pubblico turco, ma anche quello europeo e sudamericano. La serie è stata venduta in decine di paesi, tradotta, doppiata, amata ovunque. Ma non è stata solo la serie a colpire il pubblico, è stata la chimica tra i due attori protagonisti, la loro spontaneità, quella scintilla che sembrava andare oltre lo schermo. I fan hanno cominciato a seguirli anche fuori dal set, cercando ogni dettaglio che potesse confermare l'ipotesi che ci fosse qualcosa di reale tra loro. E per un certo periodo, sembrava proprio così. Ma poi, come spesso accade nel mondo dello spettacolo, la realtà ha preso una direzione diversa. Demet ha iniziato una nuova vita, nuove esperienze personali e professionali. Anche Can ha intrapreso un percorso solitario, spesso lontano dalla Turchia, verso l'Italia, dove ha trovato una nuova dimensione, un nuovo pubblico, e anche nuovi ostacoli. Trasferirsi in un altro paese, imparare una lingua nuova, costruire da zero una nuova carriera, non è qualcosa che si improvvisa. Ma Can ci è riuscito, con disciplina e determinazione. In Italia ha recitato in fiction come Viola come il mare, ha partecipato a grandi eventi e ha stretto collaborazioni importanti. Ma ha anche dovuto fare i conti con un diverso tipo di esposizione mediatica, più aggressiva, più insistente, meno indulgente. In tutto questo, Can non ha mai smesso di cercare un equilibrio interiore. Ha raccontato spesso di come il successo, se non gestito con attenzione, può diventare un fardello. Per questo ha scelto di allontanarsi periodicamente dai social, di prendersi dei momenti per sé, di tornare alle origini. E proprio parlando del suo passato, ha rivelato un progetto molto interessante, un film internazionale, una coproduzione indo-iraniana in lingua inglese. Un'opportunità che avrebbe potuto proiettarlo in un mercato completamente nuovo, quello del cinema d'autore asiatico. Purtroppo, il progetto è stato rimandato. Motivi ufficiali? Problemi logistici, permessi, burocrazia. Ma nelle sue parole si percepisce anche un disagio più profondo, forse personale, forse legato a un periodo di fragilità emotiva. E non è la prima volta che Can affronta questi momenti con sincerità. In una delle sue interviste più toccanti ha detto: "Mi hanno buttato in acqua senza sapere nuotare. E io ho imparato a nuotare mentre affondavo." Una metafora forte, potente, che descrive perfettamente la sua traiettoria. Dalla legge al set, dalla Turchia all'Italia, dall'amore al silenzio. Oggi, a distanza di anni dal suo debutto, Can Yaman è cambiato. È più consapevole, più riservato, meno incline a mostrare ogni dettaglio della sua vita. Ma c'è qualcosa che non è mai cambiato: l'amore del pubblico. Ovunque vada, ci sono fan ad accoglierlo, a supportarlo, a difenderlo. Ed è forse proprio questo, più del successo stesso,
che lo spinge a continuare. A provare nuovi ruoli, a mettersi alla prova, a cercare un linguaggio artistico che vada oltre la bellezza esteriore. Nei prossimi mesi potrebbero esserci nuovi progetti. Nulla è stato confermato ufficialmente, ma il suo entourage lascia intendere che qualcosa bolle in pentola. Forse una nuova serie, forse un film, forse un ritorno in Turchia. Chissà. Ciò che è certo è che Can Yaman non ha mai avuto paura di ricominciare. E in un mondo dove tutto è veloce, superficiale, usa e getta, questa sua capacità di rimettersi in gioco è una lezione per tutti. In conclusione, oggi non parliamo solo di gossip. Parliamo di resilienza, di trasformazione, di coraggio. Can Yaman è molto più della somma delle sue serie TV, è un uomo che ha scelto di vivere a modo suo, anche a costo di sbagliare, anche rischiando tutto. E forse è proprio per questo che, ancora oggi, riesce a toccare il cuore di chi lo segue. Grazie per essere stati con me fino alla fine. Se vi è piaciuto questo approfondimento, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Scrivetemi nei commenti, qual è il momento della carriera di Can che vi ha colpiti di più? E cosa vi aspettate da lui in futuro? Ci vediamo presto. Un abbraccio grande, e come sempre, prendetevi cura di voi.